Una festicciola organizzata dai locali in onore dell'arrivo della Calypso Music a Cartagena. Questa è la pitaia per fuori, questa è la pitaia per dentro. L'aspetto non è bellissimo, però è buono, è dolcissimo, come mangiare una caramella. Tagliamo una fettina, si sbuccia anche facilmente. Eccolo qua, buonissimo. Siamo arrivati ieri a Cartagena dopo 3 giorni di navigazione 400 miglia da Aruba. Cartagena è una bellissima baia naturale completamente ridossata, dove le navi spagnole potevano ridossarsi senza problemi, con 2 ingressi, Boca Grande più vicino alla città e Boca Chica un pochino più decentrato. Andiamo a vedere la città? Andiamo. Cartagena de Indias, il più grande centro storico del Sud America, perfettamente conservato, inserito in una città viva e dinamica, ricca di eventi culturali e feste.
Qui si accumulavano le immense ricchezze sottratte ai nativi in attesa di essere spedite via nave in Europa. Anche l'appetito dei pirati era stuzzicato e in risposta gli spagnoli costruirono un imponente sistema difensivo. Siamo sul castello di San Felipe che domina tutta la città vecchia. Questa era la porta fortificata che difendeva Cartagena dall'interno. L'ammiraglio Vernon ha cercato di prendere Cartagena diverse volte, in diverse epoche successive, in diversi anni, perdendo un sacco di navi e un sacco di uomini. Qui sotto è pieno di gallerie in ottimo stato di conservazione e percorribili che dovevano servire per la difesa e anche per accumulare delle grandi quantità di polvere da sparo per far saltare tutto in caso il forte fosse preso dagli avversari. Queste gallerie sono ancora oggi percorribili con un po' di affanno, sono molto strette, sono illuminate e denotano anche che una volta gli spagnoli dovevano essere piuttosto piccoletti. Bocagrande era l'ingresso più accessibile per arrivare alla città di Cartagena e per questo è stato bloccato con un frangiflutti sommerso. Bocachica, dove ci troviamo noi adesso, era l'ingresso più piccolo per accedere alla baia. Siamo a più di 10 miglia dalla città di Cartagena, ma nonostante questo ci sono delle imponenti fortificazioni che difendevano questo stretto accesso. El primer castillo que hubo es el castillo de San Luis. Se lo tomó el almirante Edward Merno, un inmigrante inglés. También se tomó a la bahía de Cartagena, el inmigrante inglés. Hicieron el castillo Rafael del Ángel, que está muy alto, para cuando venía un barco enemigo, ahí se daban de cuenta, cuando venía el barco enemigo de fuera del Golfo. Venían corriendo por el túnel subterráneo, que tiene 1,5 kilómetros. Cuando llegaban a la entrada principal del túnel subterráneo, gritaban: ¡barco a la vista! San Fernando, por ser más alto, disparava la vela, o sea, mástiles. San José, por ser más bajo, disparava al casco della imbarcazione. Bello questo, interessante. Infatti hanno due altezze diverse per sparare a diversi livelli. Si hacían daño a la fortaleza, si hacían daño a las embarcaciones, pero no la fortaleza. Esto lleva el nombre fuego cruzado. Fuoco incrociato. Ma non sta la possibilità che un forte se sparava sull'altro forte? No. Disparaba al casco de la embarcación. También usaba unas cadenas para el barco enemigo que viniera que se encallara e impedir che non passaran a Cartagena. Qua veniva anche tesa una catena per bloccare l'ingresso alle unità. Non toccare la palla che dice si rompe. Esto que apreciamos aquí, esto lleva el nombre de patio de armas, donde daban instrucciones a las tropas. En alrededor del patio de armas se encuentran unos cuarteles abiertos, o sea, unos dormitorios, donde dormían 30 soldados en cada cuartel, casi uno encima del otro. Ma tu sei di aquí, tu sei nacido aquí? Nacido y criado aquí en la isla. Yo vivo de ustedes, del turismo. Todo traído de Cartagena. Ma e come sai, come conosci tutte queste cose? Dove le hai studiate? Estudié aquí, claro, historia, claro. Tengo 6 niños. 6 niños tieni? Perché qua qui non sta la televisione.
no había televisión. Mucho marisco. Sale el niño con dientes y hablando. Un'altra piccola festicciola organizzata stavolta per la partenza della Calypso Music da Cartagena. Come ti sei combinata? Sai che ci vedo. Y que viva Cartagena, que viva lo mejor de sus fiestas con cerveza Águila. ¡Y el que no! ¡Una bulla Cartagena! ¡Que ahora son los colombianos saltando! Ti è arrivata una scarpata in testa? Sì, mi è arrivata anche una scarpata in testa. Tra l'altro la scarpa era tutta vecchia e puzzolente. Ti fichi sempre nei pasticci. Perché sono piccoline e se ne approfittano. La Ciudad Perdida fu costruita tra l'XI e il XIV secolo dagli Indios Tairona, sulle pendici della Sierra Nevada, a circa 1000 metri di quota. All'epoca dell'invasione spagnola se ne persero le tracce, è rimasta nascosta dalla vegetazione fino al 1975, quando fu riscoperta accidentalmente. Il trekking di 5 giorni si snoda dapprima sui terreni coltivati e abitati dai guaceros, come ci racconta la nostra guida, dove ora vediamo pascoli, fino a pochi anni fa c'erano le coltivazioni di coca e di marijuana. Man mano che si procede entriamo nella foresta sempre più fitta, dove vivono gli indios discendenti degli antichi Tairona. Dopo pochi minuti di pioggia intensa, i guadi diventano assolutamente impraticabili. Se continuasse a piovere, sarebbe impossibile procedere o ritornare.
I nostri compagni di viaggio, Friedl e Angelica di Innsbruck, navigano sul catamarano a vela Tumshi. La notte dormiamo nelle amache a riparo di tettoie. I pasti serali sono preparati su rudimentali bracieri. Siamo nella giungla. La sera dopo cena, uno di questi bambini è stato morso da un serpente velenoso. Siamo arrivati finalmente alla Ciudad Perdida. La presenza dei militari ci ricorda che la guerra civile in Colombia non è terminata. Prima di ripartire da Cartagena non possiamo mancare una piccola visita alla Playa Blanca e all'isola del Rosario.